Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, un filmone che dura 3 ore e mezza, un film epico, un'epopea nella riserva indiana del popolo Osage. E prima di parlarne però vi invito a iscrivervi a Indie Cinema se non l'avete già fatto, il canale di streaming su indiecinema.it che preferisce i film indipendenti, i film cult rari e tutto ciò che va al di là dei soliti canali mainstream. Inizia una prova gratuita se non sei ancora iscritto. Dunque, questo film di Scorsese è un film che è una visione non facile, pensavo di trovarmi di fronte a un film di Scorsese coinvolgente, come insomma gran parte della sua filmografia, in cui le 3 ore, per esempio le quasi 3 ore di The Wolf of Wall Street scorrono che non te ne accorgi neanche. Qui invece siamo di fronte a un film molto duro, molto cupo, ehm, la cui difficoltà di visione si può paragonare a quella di Silence, a quella superiore a quella dell'ultima tentazione di Cristo, perché è un film molto, molto drammatico, e molto nero, in qualche modo una tragedia shakespeariana, una specie di Macbeth interpretato da Robert De Niro, e ci sono tanti tanti funerali, tante tante morti, tanta tanta disperazione in questo film di Scorsese. Non è un film che riserva momenti divertenti, al contrario di tante altre sue gemme della sua filmografia. È la storia di Ernst, interpretato da Leonardo DiCaprio, che torna dalla guerra e va a vivere in questa cittadina che è territorio degli Osage, una razza indiana, una tribù indiana che eh, all'inizio del film, in cui ci sono i pochi momenti diciamo brillanti, divertenti, diventa ricchissima grazie al petrolio. È una tribù indiana che vive in questo territorio e che scopre improvvisamente una quantità enorme di pozzi di petrolio, e molti di loro insomma diventano ricchissimi e vivono così senza fare nulla, ma non amano lo sfarzo, la ricchezza, spendere i soldi più di tanto, semplicemente non lavorano, si comprano bei vestiti, gioielli, ma poi piano piano vediamo che gli indiani si pentiranno di aver mh, accettato diciamo questa ricchezza che l'entità superiore, il Dio, gli ha fatto trovare nel loro territorio. Quindi penseranno come di essere stati vinti dalla tentazione proposta da un qualche Dio che ha voluto far trovare l'oro nero e in qualche modo li ha messi alla prova e le loro anime si sono corrotte. E Ernst DiCaprio appunto incontra De Niro, va a vivere da lui, eh, De Niro si fa chiamare zio, ed anche il re di questo territorio, ed è un personaggio che mefistofelico a dire poco, e ha intessuto negli anni rapporti con tutti i capi indiani, ed è ben voluto, ben accetto, è riconosciuto come un uomo generoso che fa di tutto per aiutare il popolo degli Osage, ed è un personaggio potente di questo territorio, che insomma ha in mano molti fili che si muovono
nella zona, che conosce un po' tutti. E piano piano lui inizia a corrompere l'anima fragile di Ernst, interpretato da un DiCaprio che per la prima volta si rivela in un personaggio così quasi fantoziano, quasi un idiota. Non avevo mai visto un DiCaprio così goffo, così fantoziano, con un volto ingrassato, con sempre questa espressione col mento gonfio, quasi che ricorda Marlon Brando nel Padrino. Un personaggio veramente complessato, fragile, manipolabile, diverso dai soliti personaggi che interpreta DiCaprio, sempre con un forte carattere, avventurieri, combattivi. Qui siamo di fronte proprio a un personaggio completamente diverso, un succube, quasi, quasi un personaggio che si fa schifo a se stesso, cioè durante l'evoluzione del film e della sua storia vivrà proprio una profonda crisi interiore che lo porterà quasi ad annichilirsi, a rinnegare se stesso. E Ernst si fa corrompere dal re, interpretato da Bob De Niro, che piano piano gli fa capire che in quel territorio ci sono soldi, c'è il petrolio, c'è la possibilità di diventare ricchi, e poi a un certo punto, che è in realtà il primo colpo di scena del film che innesca tutta la vicenda, lo invita a sposarsi con Molly, che è una di queste sorelle indiane molto ricche, che secondo i piani dello zio re, De Niro dovrebbe ereditare la grande fortuna degli Osage, una volta però che tutte le sue sorelle sono morte, tutta una serie di eredità possibili per parentela sono saltate. A quel punto dovrebbe ereditare Ernest stesso l'eredità, e quindi condividerla, insomma, in parole povere, per semplificare, con lo zio. In realtà nel film, e questo è uno dei suoi difetti più grandi, questa vicenda non è raccontata affatto con questa semplicità, anzi è raccontata con una complessità, spesso un'incomprensibilità che a lungo andare, in 3 ore e mezzo abbondanti, infastidisce lo spettatore, cioè ci si perde in una serie di cunicoli, di meandri, di nomi, di personaggi, di questa comunità in cui appunto DiCaprio, Ernst va a cercare qualcuno che a sua volta deve andare da qualcun altro per uccidere qualcuno che poi alla fine però c'è difficoltà a capire chi sia, cioè sono tanti personaggi di questa tribù e alla fine ci si perde. Ecco, uno dei grossi difetti di questo film è la complessità, la non linearità, che alla fine diventa noia, perché le storie che funzionano, le storie forti, sono le storie semplici, le storie essenziali, lineari, in cui è ben tutto chiaro, e poi la complessità viene messa nelle scene, nelle sequenze, all'interno di una visione, diciamo, semplice. Secondo me questo fa la grandezza di molti film. Qui Scorsese invece mette su una complessità da giallo, da thriller, da spy story, dell'anima. È un thriller psicologico anche il film, nel senso che tutti i personaggi stanno tramando contro gli altri, nessuno dice la verità,
e questo da una parte dà l'occasione a De Niro, a DiCaprio, alla donna indiana che interpreta Molly, di creare delle performance memorabili dal punto di vista attoriale, cioè di lavorare sul non detto e quindi quello che l'attore dice, quello che il personaggio dice in scena ha tutto un sottotesto e è tutto percorso in modo sotterraneo da un duello di sguardi in cui addirittura magari uno dei due ha come obiettivo di eliminare e di uccidere l'altro. Ed è quello che Scorsese ha già fatto in molti suoi film, tra cui anche l'ultimo The Irishman. La storia va poi avanti con DiCaprio che sprofonda sempre di più in questo tunnel in cui non riesce più ad uscire, quindi diventa una specie di marionetta manipolata da lo zio che gli fa commettere o perlomeno organizzare una serie di omicidi sempre peggiori eh, che insomma gli fa tramare alle spalle di quella che diventerà sua moglie Molly. Appunto stavo parlando del primo colpo di scena, che è quello in cui lo zio propone a Ernst di sistemarsi, quindi di sposare Molly e quindi pianificare in futuro che rimarrà solo lui ad ereditare e quindi di diventare molto ricco e di condividere questa ricchezza con la sua famiglia, tra cui lo zio. Quindi quello che interessa a Scorsese in questa fase della sua veneranda età e carriera non è più la spettacolarità della violenza, l'ambizione, l'amicizia virile e la messa in scena estroversa, come dire, spettacolare della violenza o del disagio psichico, come era in Taxi Driver. Qui lo interessa, come in The Irishman, la tenebra dell'anima, cioè il discorso su cui un essere umano può arrivare a tradire, addirittura tramare l'omicidio, o sia costretto a farlo, come era appunto il De Niro di Irishman, è costretto a dover uccidere il suo migliore amico. Qui abbiamo DiCaprio non costretto con un ricatto, ma con una manipolazione psicologica, con un lavaggio del cervello da parte dello zio, fatta in maniera strepitosa, cioè questo personaggio di De Niro non è mai oscuro o, o trama nei confronti del personaggio di DiCaprio, è sempre anche solare, estroverso, generoso, quindi la sua manipolazione affonda in un territorio, in una forma di espressione che non è neanche possibile riconoscere e questo è davvero fantastico. Dunque, il film è girato con uno stile molto cupo, con colori grigi, marroni, sempre colori, diciamo, di un cielo illuminati da un cielo nuvoloso, giornate di pioggia, quindi è un film molto dark ed è pieno di funerali, di morti, di tragedia per la perdita, per il lutto, che vive soprattutto Molly e un po' tutta la comunità indiana che di fronte a questi continui omicidi dei loro componenti si riunisce sotto una grande capanna, il loro diciamo Parlamento, e decide in qualche modo che bisogna farla finita, che bisogna cercare una via d'uscita per uccidere il nemico, cioè trovare i killer eh, della luna dei fiori, quindi di questi killer che stanno uccidendo nell'oscurità, nel mistero, tantissimi indiani Osage. Non c'è nessuna concessione al linguaggio del cinema mainstream, al linguaggio del cinema spettacolare,
ai cliché, alle cose già viste, alle cose che funzionano, eh, tranne qualche scambio di dialogo, diciamo, verso il finale all'americana, in cui eh, ci sono dei modi di rispondere, dei modi di muovere la testa, insomma, che abbiamo visto centinaia di volte, ma in linea generale Scorsese fa un lavoro di altissima arte, cinefilia, ricerca sull'immagine. Il film si apre con immagini in bianco e nero che raccontano la storia di questa comunità di indiani che improvvisamente è diventata ricca grazie al petrolio, e questi inserti in bianco e nero tipo cinegiornale ritornano più volte durante il corso del film fino al finale, in cui Scorsese vuole spiazzarci con uno spettacolo teatrale che in realtà sembra uno spettacolo che viene trasmesso per radio, perché ci sono gli effettisti sonori, quindi quelli che fanno i suoni con i mezzi più disparati in maniera artigianale, i rumoristi, e compare Scorsese stesso compare a un certo punto sul palco, e c'è questo gruppo di teatranti che racconta la storia degli indiani Osage, quasi come degli indiani e degli omicidi appunto collegati a questo personaggio di Ernst, il protagonista, e dello zio. Quasi a voler uscire a un certo punto dalla narrazione tradizionale del film e a voler concludere il film come un racconto, come uno show dal vivo, come come dire, un dispositivo metacinematografico, che in questo caso diventa metateatrale perché è raccontato da un palcoscenico teatrale. Quindi il film ha molte cose particolari, è un film di ricerca in cui Scorsese cerca di tirare fuori dal suo cappello quello che fino a quel momento non aveva ancora sperimentato. Ci sono delle bellissime immagini nel finale del film in cui vediamo attraverso il vetro di una casa le persone che lavorano per spegnere l'incendio di una casa che è stata distrutta con la dinamite, quindi queste fiamme che bruciano ci danno l'impressione di un inferno che si sta manifestando, e le inquadrature di Scorsese attraverso questo vetro stilizzano l'immagine e sembrano riportarci agli albori del cinema, quasi al gioco delle ombre cinesi. E questa è una cosa che Scorsese fa spesso, e in questo film lo fa con diversi metodi, lo fa appunto con gli inserti in stile cinegiornale in formato quadrato che punteggiano il film come un piccolo documentario che si alterna alla finzione. Il conflitto tra questi due personaggi, Ernst DiCaprio e il re De Niro, dà veramente uno spessore enorme a questo film, che è in gran parte un film di recitazione a livelli mostruosi. I due non lavoravano insieme da molti anni, con un film in cui, guarda caso, De Niro era sempre una specie di aguzzino, era il papà, se non ricordo male, di un DiCaprio giovanissimo, che invece era un figlio ribelle, che cercava in tutti i modi di ribellarsi alle prepotenze del padre. E qui rimaniamo più o meno sullo stesso piano, e De Niro è un vecchio quasi ottantenne qual è, che manipola con la sua personalità fredda, glaciale, intelligente, questo sprovveduto che interpreta DiCaprio, che insomma non l'avevo mai visto in questa veste fantoziana, in questa veste di personaggio così fragile, così tormentato.
così anche viscido, che rimane completamente succube dal personaggio di De Niro. I dialoghi Scorsese li gira come in The Irishman con una semplicità totale, cioè campo contro campo, in cui si vede la quinta del personaggio che ascolta, ehm, e penso sicuramente che queste scene siano girate con più telecamere, in modo da essere una performance unica girata in tempo reale e poi montata successivamente con le immagini delle varie telecamere. E poi c'è questa donna indiana che interpreta Molly, questa attrice fantastica che ha un volto veramente ipnotico, speciale, e che parla principalmente con lo sguardo, pronuncia pochissimi dialoghi e riesce a rendere con la sua sofferenza, è protagonista di tantissime scene tragiche, di tantissimi lutti, perde praticamente tutte le sorelle, poi perde anche un figlio, riesce a rendere anche l'evoluzione del suo rapporto con DiCaprio, in cui comincia verso il finale a sospettare che ci sia proprio il male dentro quest'uomo che però lei comunque ama, e i due comunque si amano, e anche Ernst in qualche modo sa di amarla veramente, però nello stesso tempo è manipolato dallo zio e quindi porta avanti il suo piano malefico. Quindi l'attrice indiana riesce con lo sguardo, con il non detto, a far capire tutto un mondo di sottotesto, di sospetti, di paure. Mm, Anche all'inizio, quando Ernst la corteggia, perché in realtà ha il piano di volerla sposare consigliatogli dallo zio, allora lei sa questo e lo mette in scena in maniera fantastica, così deridendo dolcemente Ernst, come a dire: già so che sei interessato ai soldi, però mi lascio corteggiare perché mi piaci, perché sei un uomo che mi piace, e in qualche modo sta nascendo anche un sentimento. Però il film è tutto costruito così, sulla recitazione, su quello che si dice e quello che non si dice, e la cosa aumenta in maniera esponenziale nel finale, dove nel non detto cominciano a covare i delitti e le crudeltà più efferate, quindi i personaggi si sospettano l'un l'altro in qualcosa che veramente ti attrae in maniera magnetica verso lo schermo. Detto questo, Scorsese sembra non sforzarsi più di tanto per trovare un modo particolarmente originale per girare le scene con gli attori, specialmente i dialoghi. Dà priorità totale all'attore, però questa maniera di girare, che avevo notato anche in The Irishman, campi e controcampi, la stessa inquadratura ripetuta più volte quando parla un personaggio, parla quell'altro, quindi semplicissime inquadrature, proprio l'ABC di come si gira un dialogo, alla lunga stanca perché i dialoghi possono essere girati in molteplici modi, e diciamo la cinepresa ha anche un suo contributo al coinvolgimento del dialogo. Scorsese invece sceglie nei suoi ultimi film di tenere la cinepresa totalmente ferma, impersonale, di non stringere sul primo piano, di non fare zoom, di non fare movimenti di macchina. Questa staticità a me dopo un po' stanca, l'avevo notata già in The Irishman. Sembra quasi che il modo di girare i dialoghi sia accademico, sia scolastico, senza insomma voler essere una critica. È una mia impressione a questo modo di filmare i dialoghi di Scorsese, che invece prima erano più filmati in maniera più briosa e originale. Nel finale, come in The Irishman, aspettiamo che il film
decolli, che ci sia un'esplosione che invece non c'è. Sia The Irishman sia questo film implodono, ma questo ancora di più, mentre l'implosione di The Irishman era in un modo di girare completamente antitetico a quello di Casino, quella lunga sequenza finale di cui ho parlato prima, che è secondo me una delle più memorabili sequenze della storia del cinema, una sorta di apocalisse dei casinò e di tutti i gangster che ruotano attorno al mondo del gioco d'azzardo di Las Vegas. In The Irishman invece la scena madre in cui De Niro decide di tradire il suo amico e ucciderlo è una scena totalmente implosa, totalmente interiorizzata, che non ha nessuna concessione spettacolare e accade nella maniera più banale possibile. Ovviamente questa è una scelta consapevole di Scorsese di fare un cinema diverso, molto più interiorizzato, molto più asciutto, che si ripropone anche qui in Killers of the Flower Moon. Ehm, Qui però, sinceramente, io sono andato un po' in confusione e poi la parte finale del film mi ha un po' annoiato, nel senso che dopo tutta questa preparazione di eventi ritmata con questo tamburo tipico degli indiani, sembra che tutta questa preparazione ci voglia dire guardate che ci sarà una sequenza finale memorabile in queste 3 ore di film, ci sarà qualcosa che forse avete visto raramente al cinema e tutti noi aspettiamo appunto che esploda questa macro sequenza finale, che gli eventi precipitano, se non dal punto di vista narrativo, ci aspettiamo che lo facciano dal punto di vista cinematografico, quindi del ritmo, delle immagini. Scorsese anche qui sceglie, però qui secondo me non funziona questa scelta narrativa. Cioè, chi sono io per dire questo? Non lo so, è un mio un mio umile punto di vista nei confronti del film di Scorsese, mostro sacro della storia del cinema, però non mi coinvolge la parte finale di questo film perché questa grande esplosione che noi ci aspettiamo, che ha questa lunghissima preparazione, in realtà non avviene mai e il film nel finale si sfilaccia continuando a raccontare tutte le vicende di Ernst, dello zio, di Molly e della tribù indiana degli Osage, rimanendo anche molto aderente ai fatti storici. Sembra quasi che un resoconto storico dei fatti analitico sostituisca quello che ci si aspetta, cioè un grande climax finale, una grande scena finale, e che non arriva e che a un certo punto confonde le idee al pubblico, cioè non capiamo bene dove il regista vuole andare a parare, dove vuole andare a chiudere questa vicenda. Infatti la vicenda che sembra dopo un paio d'ore doversi chiudere e dover appunto raggiungere il suo apice, non si chiude mai e continua in una sorta di viaggio infinito di scene, per carità, girate in maniera magistrale, prese singolarmente dal punto di vista delle immagini, della recitazione, della narrazione, del montaggio, è tutto eccezionale a livelli altissimi, ai più grandi livelli mondiali. Scorsese è uno dei più grandi registi viventi, su questo non c'è dubbio, nessuno, penso che pochi abbiano dubbio su questo, ma in realtà non ci mette al muro. Scorsese non prende lo spettatore e lo mette al muro dicendogli ecco adesso ti porto oltre nel finale di questo film, che insomma sarà qualcosa di indimenticabile. Tutt'altro, la parte finale del film secondo me funziona meno perché appunto dopo un paio d'ore ci aspettiamo che il film raggiunga il suo vertice, abbiamo già avuto tutti gli elementi preparatori che servono e tutto quello che avviene dopo sembra un raccontare seriale, un pezzo dopo l'altro,
dove non si capisce più quale sia la scena madre, quale sia il momento importante, dove tutti i fatti in realtà sono importanti. Si potrebbe dire quasi un cinema documentaristico, di resoconto storico, di rinuncia. Ecco, anche qui sembra abbastanza evidente che Scorsese rinuncia a qualsiasi tipo di spettacolarizzazione e questo a molti può piacere. Ehm, Però secondo me i suoi film più riusciti, i suoi film più memorabili sono quelli che esplodono, non quelli di questa ultima fase o anche Silence per esempio, che rinunciano totalmente alla spettacolarizzazione della violenza e anche all'apice, alla scena madre finale.